Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Aleast, compressa masticabile e Levafarma SRL. Ultimo aggiornamento. 17 settembre 2021. Cos'è Aleast, compressa masticabile? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Aleast, compressa masticabile durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Aleast, compressa masticabile? Aleast, compressa masticabile, è un farmaco a base del principio attivo montelukast sodico, appartenente alla categoria degli antileucotrienici e nello specifico antagonisti dei recettori leucotrienici. È commercializzato in Italia dall'azienda Levafarma SRL. Aleast, compressa masticabile, può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Aleast 5 mg 28 compresse masticabili. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Levafarma SRL. Ricetta. RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo. Montelukast sodico. Gruppo terapeutico. Antileucotrienici. Forma farmaceutica. Compressa masticabile. Indicazioni. Aleast 5 mg compresse masticabili è indicato in bambini e adolescenti da 6 a 14 anni di età per il trattamento dell'asma come terapia aggiuntiva in quei pazienti con asma persistente da lieve a moderata, che non sono adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e nei quali agonisti a breve durata d'azione assunti al bisogno forniscono un controllo clinico inadeguato dell'asma. Aleast 5 mg compresse masticabili può anche essere un'opzione di trattamento alternativa ai corticosteroidi a basso dosaggio per via inalatoria per i pazienti da 6 a 14 anni di età, con asma lieve persistente che non hanno una storia recente di attacchi seri di asma che richiedono l'assunzione di corticosteroidi per via orale e che hanno dimostrato di non essere in grado di usare i corticosteroidi per via inalatoria, vedere paragrafo 4.2. Aleast 5 mg compresse masticabili è anche indicato nella profilassi dell'asma in pazienti da 6 a 14 anni, quando la componente predominante è la broncocostrizione indotta dall'esercizio fisico. Posologia. Posologia. Questo medicinale va somministrato al bambino sotto la sorveglianza di un adulto. Il dosaggio per pazienti pediatrici di 6-14 anni di età è di una compressa masticabile da 5 mg al giorno, da assumere alla sera. Se assunto insieme a del cibo, Aleast deve essere assunto 1 ora prima o 2 ore dopo il cibo. Entro questa fascia di età non è necessario alcun aggiustamento della dose. Raccomandazioni generali. L'effetto terapeutico di Aleast sui parametri di controllo dell'asma si rende evidente entro un giorno. Avvisare il paziente di continuare ad assumere Aleast anche quando l'asma è sotto controllo, così come durante i periodi di peggioramento dell'asma. Non sono necessari aggiustamenti del dosaggio nei pazienti con insufficienza renale o con compromissione lieve e moderata della funzionalità epatica. Non ci sono dati su pazienti con compromissione epatica grave. Il dosaggio è lo stesso per i pazienti di entrambi i sessi. Aleast come un'opzione di trattamento alternativa ai corticosteroidi a basse dosi per via inalatoria per l'asma lieve persistente. L'uso di Aleast non è raccomandato in monoterapia nei pazienti con asma moderata persistente. L'uso di Aleast come un'opzione di trattamento alternativa ai corticosteroidi a basse dosi per via inalatoria per i bambini con asma lieve persistente deve essere preso in considerazione solo per quei pazienti che non hanno un'anamnesi recente di attacchi seri di asma che richiedono l'assunzione di corticosteroidi per via orale e che hanno dimostrato di non essere in grado di usare i corticosteroidi per via inalatoria, vedere paragrafo 4.1. Vengono definiti come asma lieve persistente i sintomi asmatici che si verificano più di una volta a settimana ma meno di una volta al giorno e i sintomi notturni che si verificano più di 2 volte al mese ma meno di una volta a settimana. La funzione polmonare fra gli episodi è normale.
Se nel corso del follow-up, normalmente entro un mese, non viene ottenuto un controllo soddisfacente dell'asma, deve essere presa in considerazione la necessità di una terapia antinfiammatoria aggiuntiva o diversa, sulla base dell'approccio terapeutico graduale dell'asma. I pazienti devono essere sottoposti a valutazione periodica del controllo dell'asma. Terapia con Aleast in relazione ad altri trattamenti per l'asma. Quando il trattamento con Aleast è usato come terapia aggiuntiva ai corticosteroidi per via inalatoria, Aleast non deve essere sostituito bruscamente ai corticosteroidi per via inalatoria, vedere paragrafo 4. Altri dosaggi/formulazioni farmaceutiche disponibili. Sono disponibili compresse da 10 mg per adulti e adolescenti dai 15 anni di età in su. Sono disponibili compresse masticabili da 5 mg per pazienti pediatrici da 6 a 14 anni di età. Sono disponibili compresse masticabili da 4 mg per pazienti pediatrici da 2 a 5 anni di età. Modo di somministrazione per uso orale. La compressa deve essere masticata. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o a uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Avvisare i pazienti di non usare mai Aleast orale per il trattamento degli attacchi acuti di asma e di tenere a portata di mano i farmaci appropriati di pronto intervento, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Aleast può essere somministrato con altri farmaci comunemente impiegati nella profilassi e nel trattamento cronico dell'asma. In studi di interazione farmacologica, la dose clinica raccomandata di Montelukast non ha presentato, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Aleast, compressa masticabile durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Aleast, compressa masticabile durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Studi sugli animali non indicano la presenza di effetti dannosi sulla gravidanza o sullo sviluppo embriofetale. I dati limitati disponibili nelle banche dati sulla gravidanza non suggeriscono l'esistenza di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non si ritiene che Montelukast interferisca con la capacità di guidare veicoli o con l'uso di macchinari. Tuttavia, in casi molto rari, alcuni pazienti hanno riferito sonnolenza o capogiri. Effetti indesiderati. Montelukast è stato valutato negli studi clinici come segue. Compresse rivestite con film da 10 mg su circa 4.000 pazienti adulti dai 15 anni di età in su. Compresse, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi. Non sono disponibili informazioni specifiche sul trattamento del sovradosaggio con Montelukast. In studi sull'asma cronico, Montelukast è stato somministrato a pazienti adulti in dosi fino a 200 mg/vie per 22 settimane e in studi a breve termine fino a 900 mg/vie per circa una settimana, senza eventi indesiderati clinicamente importanti. Vi sono state segnalazioni di sovradosaggio acuto nell'esperienza post-marketing e in studi clinici con Montelukast. Esse includono segnalazioni in adulti e bambini con dosi fino a 1000 mg, circa 61 mg/kg in un bambino di 42 mesi. I risultati clinici e di laboratorio osservati sono coerenti con il profilo di sicurezza in adulti e pazienti pediatrici. Non ci sono state esperienze avverse nella maggior parte dei casi di sovradosaggio. Le esperienze avverse osservate più di frequente sono state in linea con il profilo di sicurezza di Montelukast e hanno incluso dolore addominale, sonnolenza, sete, cefalea, vomito ed iperattività psicomotoria. Non è noto se Montelukast sia dializzabile mediante dialisi peritoneale o emodialisi. Proprietà farmacodinamiche. Gruppo farmacoterapeutico. Altri farmaci sistemici per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie, antagonisti dei recettori leucotrienici. Codice ATC. R01303. I cisteni leucotrieni, LTC4, LTD4, LTE4, sono potenti eicosanoidi infiammatori rilasciati da proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Montelukast è rapidamente assorbito dopo somministrazione orale.
Per le compresse rivestite con film da 10 mg, il valore medio della concentrazione plasmatica massima, Cmax, nell'adulto viene raggiunto 3, dati preclinici di sicurezza. Negli studi di tossicologia sull'animale sono state osservate alterazioni biochimiche sieriche di natura lieve e transitoria di ALT, glucosio, fosforo e trigliceridi. I segni di tossicità nell'animale erano: aumento della, elenco degli eccipienti, mannitolo, e 421, cellulosa microcristallina, crosscarmellosa sodica, idrossipropilcellulosa, aroma di ciliegia consistente in maltodestrina, gomma arabica, anisaldeide, benzaldeide, cinnamaldeide, vanillina, eliotropina, iononi, aspartame, e 951, ferro ossido rosso, e 172, magnesio stearato. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Aleast, compressa masticabile a base di Montelukast sodico sono: Montegen, compressa masticabile, Montelukast DOC, compressa masticabile, Montelukast G, compressa masticabile, Montelukast Germed, compressa masticabile, Montelukast Zentiva, compressa masticabile, Singulair, compressa masticabile. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.